Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale, lo spazio in cui raccontiamo con calma e precisione ciò che spesso viene travolto dal rumore dei social. Prima di cominciare, vi chiedo un piccolo gesto che fa una grande differenza: mettete mi piace, iscrivetevi e, se volete sostenere davvero il progetto, cliccate su Unisciti. Il vostro supporto rende possibili ricerche, verifiche e contenuti come quello di oggi. L'argomento è di quelli che fanno discutere. Can Yaman ha annunciato l'intenzione di tornare in Turchia dopo anni di impegni internazionali. Una decisione che ha acceso curiosità, entusiasmo, ma anche interrogativi sul futuro della sua carriera e, inevitabilmente, sul rapporto con Demet Özdemir, con cui condivide un passato professionale e un immaginario affettivo che il pubblico non ha mai smesso di seguire. Perché il ritorno adesso? Nelle sue parole, il rientro non è un ripiego. È una scelta di identità. Dopo tournée europee, set all'estero e contratti con marchi globali, Can Yaman ha spiegato di voler rimettere al centro lingua, radici e ritmo di lavoro. Tradotto, recitare nella propria lingua madre, lavorare con troupe che conoscono il suo metodo, stabilire confini più chiari tra vita privata ed esposizione mediatica. Non è solo questione di geografia, è un riposizionamento artistico. Tornare dove tutto è iniziato significa anche poter scegliere storie che parlino ai pubblici di casa senza rinunciare alla circolazione internazionale. C'è poi un fattore umano. Negli ultimi anni la popolarità di Can è cresciuta oltre ogni previsione. Eventi gremiti, red carpet complicati, attese all'aeroporto trasformate in dirette. Un successo enorme, ma anche faticoso. Il ritorno promette processi più sostenibili, set con orari definiti, promozione dosata, incontri con i fan in contesti regolati. Non un addio al mondo, dunque, ma una riorganizzazione per guadagnare qualità e continuità. Che cosa cambia per l'industria turca? Il rientro di un volto come Can Yaman è una notizia anche per il settore. In Turchia la serialità è un'industria esportatrice, le dizi viaggiano in Medio Oriente, America Latina, Europa. Un protagonista con fanbase globale e disciplina da set internazionale può alzare l'asticella su diversi fronti: contratti più strutturati, piani di sicurezza più seri, finestre di distribuzione estera negoziate già in fase di scrittura. Le produzioni locali, fiutando l'occasione, hanno iniziato a sondare soggetti in grado di coniugare radicamento e universalità, drammi familiari ambientati a Istanbul, thriller urbani, romanze con città ponte come Roma o Madrid. Can non è un ospite che torna, è un asset che può trainare. E Demet Özdemir in tutto questo? Ogni volta che il nome di Can Yaman torna sulle prime pagine, il pensiero corre a Demet Özdemir. Non per nostalgia sterile, ma perché la loro collaborazione ha segnato un'epoca televisiva e ha creato aspettative che resistono nel tempo. Il ritorno di Can in Turchia non implica automaticamente un progetto insieme. Significa, più realisticamente, che diventano possibili incroci professionali che a calendario internazionale erano complessi. Gli addetti ai lavori, infatti, parlano di due scenari: una miniserie di qualità con tempi sostenibili e ruoli adulti, oppure un film per il cinema con circuito festivaliero. In entrambi i casi, la condizione sarebbe la stessa che entrambi ripetono da anni: storie solide, scrittura precisa, promozione misurata. Al di là delle ipotesi, c'è un dato verificabile: Can Yaman e Demet Özdemir hanno imparato a gestire l'attenzione con maggiore sobrietà. Meno ammiccamenti, meno smentite teatrali, più lavoro e confini chiari. Se mai decideranno di condividere un set, probabilmente lo faranno senza trasformare la loro presenza in storyline, ma lasciando che siano i personaggi a parlare. Le ragioni intime dietro una scelta pubblica. Dalle parole di Can emerge un bisogno di normalità. Non nel senso di sparire, ma di vivere il mestiere senza che ogni gesto diventi prova a carico o a discarico. Tornare a Istanbul vuol dire anche ricostruire una quotidianità fatta di routine, allenamento, tavolo di lettura, set, ritorno a casa. Vuol dire poter rivedere amici di lunga data, collaborare con registi che conoscono i suoi automatismi scenici, concedersi il lusso di respirare tra un progetto e l'altro. È un messaggio che non rinnega l'esperienza internazionale, la ingloba, la rielabora e la utilizza per alzare lo standard locale. Reazioni del pubblico, entusiasmo,
dubbi, attese. Le community hanno reagito in modo prevedibile ma non banale. C'è l'entusiasmo di chi vede nel ritorno la promessa di ruoli intensi in lingua turca, c'è la curiosità di chi spera in interazioni con Demet Özdemir, e c'è lo scetticismo di chi teme un annuncio senza seguito. La verità è che il rientro non è un trailer, è un percorso. I primi effetti si vedranno quando arriveranno titoli, casting, prime foto di set. Nel frattempo, la scelta di comunicare la notizia con toni asciutti e senza clamore è coerente con l'idea di rientrare per lavorare, non per far chiasso. Un'agenda possibile, cosa aspettarsi nei prossimi mesi. Preproduzione e training, script in sviluppo, letture, definizione del calendario. Can Yaman tende a preparare fisicamente e vocalmente i ruoli, a Istanbul potrà farlo con team di fiducia. Scelta del progetto guida, tra le ipotesi, un dramma contemporaneo che parla di seconde possibilità o un action urbano a misura di serialità breve. Promozione con regole chiare. Foro call a numero chiuso, incontri con i fan in ambienti controllati, media tour mirati. Meno eventi generici, più contenuti puntuali. Spazio alla vita privata, il rientro ha senso se permette equilibrio. Questo significa, in concreto, dire qualche no in più e proteggere i giorni senza set. Su Demet Özdemir, la previsione più sensata è prudenza. Se arriverà un progetto comune, lo sapremo quando i contratti saranno chiusi e i piani di lavorazione definiti. Fino ad allora, ha poco senso cercare conferme in dettagli social che spesso sono casuali. La lezione dietro l'annuncio. Il ritorno di Can Yaman non è soltanto una notizia di gossip. È un caso di studio su come un artista, dopo aver sperimentato la visibilità globale, possa ridisegnare le proprie priorità. Significa riconoscere che il successo internazionale è un mezzo, non un fine, che l'immagine, se non è sorretta da processi sani, diventa fragile, che la lingua in cui sogni è anche la lingua in cui, a volte, reciti meglio. È un messaggio utile anche per il pubblico. Sostenere un attore non vuol dire pretendere presenza continua. Vuol dire accogliere anche le scelte che non producono titoli immediati ma qualità nel lungo periodo. E adesso tocca a voi. Pensate che il ritorno in Turchia di Can Yaman sia la mossa giusta per la sua crescita artistica? Vi piacerebbe rivederlo in un progetto con Demet Özdemir se la storia lo merita davvero? Scrivetemelo nei commenti, leggo sempre le vostre opinioni e seleziono le più interessanti per i prossimi video. Se questo approfondimento vi è piaciuto, lasciate un mi piace, iscrivetevi e attivate la campanella. Nelle prossime settimane seguirò i passi di questa scelta, dai primi rumor di casting fino alle immagini dal set, per raccontarvi cosa cambia davvero quando si torna a casa non per fuggire, ma per ripartire.